Come ti chiami? Sono Andrea Rojas, scalatrice ecuadoregna. Qual è il tuo animale preferito? Lo scoiattolo, Perché lo scoiattolo è bellissimo? per la sua velocità e l'agilità che ha quando sale gli alberi, non lo so, mi piace un sacco. Il tuo colore preferito? E il blu, E da bambina che cosa avresti voluto essere? fotografa. Ma wow! Sì. Io una scalatrice! Bambine, scambiamoci! Cosa ami di più nella vita? Trovarsi con persone che ti fanno vedere la vita da un'altra prospettiva, forse la sincerità. Che cosa odi? Gli stereotipi e l'egoismo. Se dovessi associare una parola al tuo nome che più ti rappresenta, quale sarebbe? Coraggio. Ormai sono un po' di anni che sei qua in Italia. Sì, quasi 9 anni. Ti ricordi il momento esatto in cui sei arrivata? Sì. Mi ricordo fine 2015, avevo 19 anni ancora e arrivavo con queste valigione con tutta la mia vita dentro a Dall'Ecuador. Torino, dall'Ecuador a Torino e mi ricordo che non avevo idea di cosa sarebbe successo nella mia vita, solo avevo tanta voglia di scalare e di imparare. Com'era la tua vita in Ecuador? La mia vita in Ecuador è bella, ho una famiglia che amo tantissimo, la mia famiglia è super importante per me. Niente, praticamente ho iniziato a scalare grazie a mio padre che mi portava sempre da quando ho memoria in montagna, quindi tutta la mia infanzia mi ricordo essere sempre in montagna e poi naturalmente ho iniziato a scalare. E poi ho scoperto anche le gare, quindi facendo gare ho iniziato a fare viaggi in giro per il mondo. In questi viaggi capivo che l'Europa aveva magari quella cosa in più, quel livello in più che in futuro avrei voluto conoscere più in profondità e quindi da lì forse è nata l'idea di poi venire in Italia. Perché tu hai iniziato a scalare appunto in Ecuador e anche a gareggiare in Ecuador. Esatto. Io avevo 14 anni più o meno quando ho iniziato a fare le gare. Ho iniziato a scalare quando avevo 11. Ho fatto tutta la mia età giovanile di gare in Ecuador. Ma di gare di boulder? Facevo lead? tutto. Ok. Sì, praticamente in realtà la speed è iniziata dopo. Tutti i miei anni di giovanile facevo soprattutto lead, che forse è ancora la mia disciplina preferita, quindi facevo praticamente più boulder e lead. Tanti mi dicono che la speed ha scelto me, cioè che io ho sempre scelto la lead e la speed ha scelto me perché praticamente quando avevo 18 anni più o meno volevo provare a vivere dallo sport, avevo questa voglia di arrivare a dei livelli più alti e quindi ho iniziato ad allenarmi molto di più, con più frequenza, con questo obiettivo di alzare il mio livello e poi facendo così mi sono fatta male ai gomiti, ma male, che sono stata 7 mesi senza poter scalare, facendo fisioterapia, provando ad evitare un'operazione e così quando poi sono tornata ad arrampicare e con il mio fisio dovevamo capire cosa potevo fare senza dolore. Facendo lead mi faceva veramente molto male perché ogni volta che mi ghisavo mi si infiammavano i tendini e quindi mi faceva male. Anche in certi tipi di blocchi non riuscivo a farli e così ho scoperto la speed che era l'unica disciplina che potevo fare senza dolore e quindi lei mi ha detto allora proviamo e non sapevo di essere brava. Plusieurs finales pour l'équatorienne, Andrea Rojas. On peut les applaudir. Ready? Allez, 8,67, 8,29. Venga André, guerra, dale guerra, venga. Pour les relancer l'équatorienne, qui est devant la vis. Ça va pas bien. Deux dixièmes de différence. Quindi fino a quel Sei stata momento subito lì. velocissima. E quindi subito ho iniziato a migliorare, mi piaceva tantissimo perché non avevo dolore. Poi ho iniziato a scoprire questo mondo della speed, dei dettagli, provare ad essere più preciso, la sensazione di volare mi piaceva un sacco. Così ho iniziato a fare gare un po' più importanti e da lì è iniziata la speed. Quindi in realtà non sempre sono stata una speedista. E perché proprio l'Italia? Allora, mia mamma voleva che io imparassi altre lingue e quindi mi ha messo in un liceo italiano, quindi già dal liceo ho imparato l'italiano. Okay. Da quando eri in Da Ecuador? quando ero in Ecuador e quando ho finito le superiori avevo fatto qualche anno già con delle materie in più in italiano. Quando ho detto ok voglio fare quell'in più, i miei mi hanno detto ok, cioè se vuoi provare ad
arrivare a livelli alti devi andare via da qua. Il primo posto che mi è venuto in mente era l'Italia, perché conoscevo già e sapevo l'italiano, e quindi in 2 mesi ho fatto richiesta, ho detto vado, studio scienze motorie, che mi piaceva tanto, ho detto va bene, se riesci a farlo vai e noi ti sopportiamo. Dopo 2 mesi ero con la mia valigia a Torino. Esatto, Ciao. torniamo all'inizio del racconto. Esatto. Con tutte le valigie con la tua vita dentro. Ti Cosa ricordi mi cosa hai sembra? provato quando sei arrivata? Eri elettrizzata? Ero spaventata? Ero spaventata perché all'inizio era l'emozione di vado via, mondo diverso, per me era tutto diverso. Poi sono arrivata ed era ok, sono da sola a condividere stanza a casa con ragazze di un altro paese, devo iniziare a parlare tutto il giorno una lingua diversa, la cultura è molto diversa, ha iniziato a fare freddo, io sono molto freddolosa, tipo shock, cosa sta succedendo, le foglie cadono, in Ecuador non ci sono le 4 stagioni, quindi il primo autunno era bellissimo, poi dal nulla a freddo, c'è tanti Non te l'aspettavi? cambiamenti uno dopo l'altro e devo iniziare a cucinarmi, devo iniziare a Lavarti, sì. A gestire gestire la tua vita. la mia vita da adulta dal nulla, e proprio si sentiva quasi come partire da zero. Ok, sono qui dall'altra parte del mondo, lontano da tutto quello che conosco, e ora devo capire chi sono e cosa farò. E l'hai capito? Sì, diciamo che nel tempo uno cambia e quindi bisogna sempre riscoprirsi. Certo, è un processo. E quello è il bello della vita, no? E non sei uguale, cambi. Ringrazio tantissimo l'Italia per l'opportunità che ho riscontrato qua. Tanta parte di quello che sono ora è grazie a quello che ho vissuto qua. L'Italia mi sta sempre nel cuore. Poi ti volevo chiedere, perché proprio Torino? Torino perché nel 2013 ho conosciuto quella che adesso è una delle mie migliori amiche, Claudia Ghisolfi. Ci siamo conosciute in una gara e da lì parlavamo sempre frequentemente, e quando mi è venuta l'idea di andare a vivere fuori ne ho parlato con lei e lei mi ha detto dai, vieni a Torino, e anche lei avrebbe iniziato l'università, quindi abbiamo iniziato l'università insieme, lo stesso scienze motorie, quindi è stato bello perché avevo quel punto di riferimento che poi è diventata la mia migliore amica, quindi lei mi ha aiutato tanto all'inizio perché mi sentivo un po' persa. I suoi sono super carini con me e mi invitano ancora a cena, sua mamma è super carina, quindi ho trovato quel punto di riferimento a Sì, Torino e quindi una ho seconda detto- famiglia. Esatto. È importante quando si viaggia ritrovare la nostra piccola famiglia. In generale la comunità dell'arrampicata è bella per quello, perché ogni posto dove viaggio vai in palestra o vai a scalare fuori e si sente sempre in famiglia, cioè arrampichiamo, c'è questo in comune ed è già ok, siamo amici. È un po' come dire, tu sai che quella persona prova un po' quello che provi tu. Esatto, abbiamo quella passione, quello stile di vita che ci unisce. È bello perché poi negli anni seguenti ho sempre viaggiato di più per il mondo, per le gare e così via, ed è sempre bello che appunto sei in un posto che magari non hai conosciuto mai, non conosci la lingua, però sei lì con scalatori e già ti senti a casa. E adesso che sei in Italia sei ancora in qualche modo dal punto di vista sportivo legata all'Ecuador? Sì, praticamente io in Italia faccio le gare per il club, in questo caso milanese Rockspod, però a livello internazionale gareggio ancora per l'Ecuador, perché c'è questo programma a livello nazionale dove se tu hai dei certi risultati entri in questo gruppo di high performance, diciamo, e da cui ricevi un incentivo mensile con cui riesci a vivere dallo sport, e quindi per questo rappresento il mio paese e riesco a vivere facendo le gare, allenandomi come lavoro, come ho sempre voluto fare. E nel frattempo lavori anche qua a Milano Sì, come allenatrice. sì. Diciamo che sono le mie 2 passioni, fare le gare a livello alto e anche insegnare,
per me insegnare è super importante. Cosa ti piace dell'insegnare? Che quando insegni impari anche tu delle cose. Sicuramente ogni volta che penso di sapere qualcosa, poi quando lo spiego, quando lo vivo nell'esperienza con un'altra persona, capisco che allora sapevo una parte e si completa di più quando ho quel feedback dall'altra parte. Forse ha a che fare con il mio scopo di vita, che nel tempo ho scoperto che anche con le gare, no? A volte pensiamo che il successo sia solo arrivare alla cima, arrivare sul podio, arrivare alla medaglia, quel risultato che vuoi. Invece poi ho scoperto, e anche ascoltando dei consigli da allenatori, da amici vicini, che il successo è anche ciò che tu puoi portare alle altre generazioni, quello che poi tu con il tuo racconto, con la tua storia, magari anche solo il fatto di motivare qualcuno a spingersi oltre ai suoi limiti è già un grande successo. Trovo questo successo, questo scopo nell'allenare gli altri. Sicuramente quando i miei ragazzi vanno bene alle gare, o non solo alle gare, solo vedere che stanno facendo il loro percorso personale e vedo che ogni giorno riescono a migliorare in qualcosa che facevano fatica qualche tempo fa, per me è una grande vittoria. Dico wow. Qual è stato il processo per il quale hai maturato questo? Che il punto non è soltanto arrivare in cima. È stato tosta. Diciamo che quando si è ufficializzato che l'arrampicata era diventato olimpico, che lì è nato questo sogno di andare alle Olimpiadi, no? Ho detto wow, ci sarà l'arrampicata, allora ci voglio essere anche io. E per me è sempre stato bello il fatto di provare a rappresentare l'Ecuador, un paese super piccolo che tanta gente non conosce neanche che esista, portarlo a questi scenari grandi dello sport come la Coppa del Mondo, i mondiali e le Olimpiadi. Nel tempo ho sempre questa motivazione in mente di dire ok, rappresento anche il mio paese, non lo faccio solo per me, lo faccio perché voglio che più gente conosca il mio paese, che Ti è sei caricata bellissimo. di una grande responsabilità. Esatto. Con il tempo sono caduta in questa cosa di ossessionarmi per il risultato. E ogni giorno, soprattutto negli ultimi 4 anni, che ho detto ok, prima facevo tutte e tre le discipline e mi piaceva un sacco. Se voglio andare a Parigi devo fare solo speed, quindi soprattutto gli ultimi 2 anni mi sono concentrata tantissimo su quello. Quell'ossessione mi ha fatto isolarmi un po' dal mondo, isolarmi un po' dai miei amici, dalla mia famiglia, ed era tutto mi sveglio, penso a quello, vado ad allenarmi, mangio, penso a quello, magari mi invitano a fare qualcosa e dico di no perché... E quindi sono caduta in questa cosa di devo sacrificare, devo fare questo perché voglio arrivarci, e poi appunto ti carichi di queste responsabilità, di queste aspettative, e quando non sei, inizi a non essere all'altezza delle tue proprie aspettative, entri in questo loop di frustrazione e non esci più, perché poi quando non ce la fai, allora chi sono? E per te essere voleva dire quella cosa là, arrivare a quel punto là. Esatto, cioè per me era... Io veramente tante sere mi svegliavo con incubi di non farcela e dicevo, se non ce la faccio, allora Chi sono? Sì. chi sono? Come se tu fossi solo quello. Esatto, perché veramente per un po' di tempo era solo quello che vedevo nella mia testa. Sì, era... tu ti eri convinta che era solo quello. Esatto. Cioè non era solo quello. Ovviamente. A volte nella vita devi non farcela o comunque andare contro il muro per capire che non è la via giusta per te. E lì mi sono resa conto che quando non ce l'ho fatta, ecco, perché ci sono stata vicina, mi è crollato il mondo. Sì, anche quello che tu pensavi di te stessa, come hai detto tu, mi hai detto quella Esatto. sono io, quello è il mio massimo scopo, tutta la mia vita gira intorno a quello, quindi diventa un po' la tua identità. Non lo è, però nella tua testa si costruisce così. Quando poi non ce la fai, questa cosa crolla. Esatto. Poi sono caduta quasi in depressione, veramente, mesi molto bui, dove non riuscivo neanche a chiedere aiuto perché dicevo non ha senso, c'è gente che si deprime per cose molto più serie, e dicevo non ha senso che mi sento così e quindi non ha senso dirlo. Ma avevi paura di un giudizio?
O ti giudicavi tu questo? Mi giudicavo io, perché dicevo, stai male, dovresti essere contenta che almeno ci hai provato, che sei arrivata a questo punto, però allo stesso tempo non riuscivo ad uscirne. Ma ne parlavi con qualcuno, anche dei tuoi amici, degli scalatori? Sì, ho cercato poi l'aiuto di uno psicologo che mi ha aiutato ad uscire e i miei amici sicuramente sono stati super importanti in questo processo, però finché io non mi prendevo un tempo di stacco non ne uscivo fuori. Infatti poi a giugno ho detto mi prendo un periodo di stop dalle gare dopo l'ultima prequalifica olimpica a Budapest, che lì era ufficiale che non ero entrata alle Olimpiadi. Ho detto c'erano ancora tante gare da fare e ho detto lascio tutto, ho bisogno di staccare, ho bisogno di capire chi sono oltre a questo, perché veramente mi ero riempita da questa paura di non sapere cosa avrei fatto se non raggiungevo questa cosa qua. Non riuscivo a vedere una vita oltre a quello. Poi sono tornata anche a casa, quindi capire un po' da dove vengo, chi Sei sono. tornata indietro. Esatto, esatto. Hai accelerato al massimo per poi... Sì, e lì ho detto ok, è tutto anche trovare quell'equilibrio di dire ok, faccio il mio, mi alleno, però c'è anche la mia vita sociale, ci sono anche i miei amici, c'è anche il mio lavoro, la mia professione. Sicuramente anche quello è stato di molto aiuto, il fatto di aver lavorato e il fatto di aver iniziato a seguire i ragazzi mi dava quella prospettiva diversa e dicevo, vedono che faccio le gare, quindi sono anche un esempio e dico ok, voglio anch'io capire come riuscire ad avere questo equilibrio tra le mie aspettative e il mio tutto il resto. e tutto il resto, per poi aiutare anche a loro perché E puoi essere un buon esempio, esatto. perché riporto frase che mi ha detto lei però, che quando mi hai detto alla fine sul podio comunque per primo ci arriva uno solo, però poi tutti gli Esatto. altri, chi ci pensa? Cosa Vince succede solo nella uno. testa, nella vita di tutti gli altri? Esatto. E tu hai l'esempio che hai vissuto sulla tua pelle e anche quello che puoi portare ai ragazzi che stai allenando, alle generazioni che verranno di scalatori, ma non solo, penso che si possa applicare a tanti altri aspetti della vita, no? Mi ha colpito tanto perché me lo diceva in realtà un allenatore molto importante. E cos'è che ti ricordi di più della tua carriera sportiva? Un podio o quegli allenamenti che erano difficilissimi, che non ce la facevi più o quel giorno che non avevi voglia, invece tu ti sei alzata, sei andata, ti sei allenata ed è andata bene. E infatti io più mi ricordo quei momenti in cui piangevo davanti alla sfida e dicevo chi me lo fa fare e comunque andavo in bagno papà, ok, ce la posso fare e riprendevo e riprovavo e cadevo di nuovo e riprendevo di nuovo e sono quei momenti che ti rimangono molto di più che quando hai preso la medaglia, no? Ed è quello che vedo anche con i miei ragazzi. Wow, quei giorni che sono difficili anche per me emotivamente, dove loro si buttano giù e sono io lì a dai, ce la puoi fare, a motivarli e mi ricorderò sempre di più quei momenti lì che quando arrivi lì al risultato, no? Certo. Perché ecco, non tutti saranno olimpionici, non tutti vinceranno, comunque siamo tutti persone, non siamo robot, quindi ricordare quel fatto lì che siamo delle persone e che ogni processo è a sé, che è sicuramente quello che lo sport ci dà, anche se è il tuo lavoro come nel mio caso, poi diventa che quello che è la mia identità, no? E quindi mi dicevi che sei tornata in Ecuador anche per ritrovare un po' te stessa, ritrovare, immagino, la tua famiglia, ritornare ai tuoi punti fissi. E quindi sei ritornata anche nella palestra che ti allenavi quando eri piccola? Ogni volta che torno ricordare un po' i miei inizi, le mie origini e anche lì vedere un po' la differenza con l'Europa, perché praticamente in Ecuador funziona diversamente. Soprattutto quando io facevo gare, quando ero giovanile, ogni palestra era pubblica, nel senso fatta da ogni regione aveva
il suo multisportivo, diciamo, dove c'era anche l'arrampicata. Quindi le palestre che si facevano erano con i fondi pubblici, che sono limitati. Le palestre magari sono grandi, ma ancora vecchio stile, magari tanto strapiombo, le prese sono un po' vecchie. Tipo nella speed abbiamo già certi risultati buoni anche dai ragazzi che vivono lì, però non abbiamo ancora una speed ufficiale perché costa tanto, quindi è fatta da noi. Le prese sono quelle ufficiali, però il pannello e tutta la struttura è fatta da noi, con magari si mette dei pezzettoni di grip nei posti dove hai bisogno. È proprio fatto molto a casa, manuale, perché è così. Quando non, tipo anche i volumi li facciamo noi, e tutto, vedi cosa succede in Europa, in Asia, alle gare più grandi e provi a copiare. Infatti adesso già nel tempo i ragazzi della mia età iniziano a fare palestre private che sono già più grandi e dove provano ad avere delle prese più attuali, che anche lì costa tanto portarle, quindi adesso iniziano ad esserci marchi nazionali. E Dove tu hai visto provano... tutto questo processo, Esatto, è bello perché lo vedo un po' da lontano, ma ogni volta che torno parlo con loro perché sono i miei amici che stanno facendo questo, quindi è bello vedere come sta crescendo un po' la comunità, sta crescendo l'arrampicata in generale, e vedo che stiamo andando in una buona direzione. Diciamo che a livello competitivo siamo ancora un po' indietro, quindi ogni volta che torno provo anche lì a fare qualcosa, a parlare con la federazione. Tipo l'anno scorso ho fatto un training camp con i giovanili per provare a motivarli e a condividere un po' quello che io vivo qua e a dirgli che comunque anche loro ce la possono fare, no? E che a volte manca quella spinta da qualcuno che ti fa sognare. ti fa sognare, e quindi provo a farlo ogni volta che torno. E questo si ricongiunge un po' al fatto che mi hai detto prima, cioè hai trovato un po' il tuo scopo, cioè chi sei, oltre l'arrivare in cima, l'arrivare prima, il Esatto. vincere. C'era un ragazzo che una volta mi ha detto che io ero tipo in crisi, disperazione, dicevo non ce l'ho fatta, non sono arrivata alle Olimpiadi, adesso è triste finirla così, no? E lui mi ha detto: guarda che tanta gente nella comunità sa chi sei perché hai portato tante cose, c'è comunque anche la tua storia, il fatto che ci hai provato, comunque anche c'è quella differenza tra i grandi paesi che viaggiano con un team di 2 allenatori, di un fisioterapista, e sono in 10 e noi siamo in 3 con un allenatore, a volte nessun allenatore, o a volte viaggio da sola io. Tanti anni ho viaggiato io da sola o con un altro ragazzo a fare le gare per l'Ecuador, che nessuno sapeva da dove uscivamo, lì comunque tra i primi 16, che era già una cosa bella. Però ecco, dico ok, ci manca questo team per poter essere a quel livello. Ma pensi che ci sia solo bisogno di tempo o anche proprio... Cioè sì, di tempo e di investimento, immagino. Secondo me sì, esatto. Adesso Ma pensi che si arriverà a un buon punto? spero, però comunque stiamo parlando di un paese sudamericano del terzo mondo, dove i soldi sono sempre limitati in qualsiasi modo, e quindi si trova un modo, e infatti è quello che mi piace un sacco del mio paese, della mia gente, e che troviamo un modo. Cioè non c'è la speed ufficiale, ok, la facciamo noi. All'inizio mi ricordo che c'era anche l'idea di fare una presa ecuadoregna simile a quella ufficiale, cioè proprio per vi mettete dirti... in gioco. Esatto, si fa così, ok, allora noi proviamo a fare qualcosa nel nostro, perché non si può. E così tutto il Sud America. Ho le mie amiche in Argentina, in Cile, che vedo che anche loro, tipo una mia amica è argentina ed è fortissima a Coppa del Mondo. Lei non ha neanche una palestra di lead, si è costruita il suo box
e fa i circuiti lì e ogni volta che viaggia si compra le prese fuori e si porta le prese nuove, si costruisce i suoi volumi. Quindi è sempre questa cosa di ok, ci sono i limiti, però proviamo a fare quello che si può con quello che c'è. Quindi sicuramente una parte del mio scopo è provare ad aiutare in questo sviluppo e ogni volta che torno in Ecuador provare a fare anche, adesso che inizio ad avere esperienza come allenatrice, anche fare dei training, come hai qualcosa detto. anche con gli allenatori per aiutare questi ragazzi a sognare, ma anche a livello obiettivo aiutarli ad allenarsi bene, no? Ma io sono curiosa adesso, cioè cosa vorrai fare? Cioè ti vedi qua in Italia o ti vedi là? O ti Aia. vedi da un'altra parte? Aia, domanda dell'ente. Non lo so. Ma la tua testa ci pensa? La mia testa ci pensa sempre, ma ci sono giorni dove dico cosa faccio qui, torno a casa. E giorni in cui dico comunque cavolo, mi piace qua. Cioè ormai il mio cuore è metà a metà, che comunque qui hai tante opportunità di crescere a livello professionale e continuare ad imparare, cioè comunque ho tanto da imparare. Per ora sono contenta qui, però provo anche a tornare più volte e aiutare. Cioè, c'ho a cuore l'Ecuador, non è che vivo qua e allora mi dimentico, ma ci sto pensando sempre, sto parlando sempre con i miei amici, del tipo come posso aiutare anch'io, magari posso portare delle prese, magari posso, ogni volta che vado là, aiuto magari a costruire un nuovo muro, provo ad essere coinvolta in questo sviluppo e poi vediamo, cioè sicuramente una cosa che provo a fare e che voglio fare è proprio flow. Sono aperta alle opportunità, se trovo opportunità belle qua o in un altro paese dell'Europa vado. Certo. E, sicuramente sono in quel punto in cui devo decidere se continuare a fare le gare o dedicarmi 100% ad allenare. Però segui e poi penso che la risposta, un po' come è Esatto. arrivata la speed nella tua vita, Esatto. arriverà la risposta in questo Esatto, modo. cioè se mi arriva un'opportunità bella l'accetto e continuo. Mhm. E per ora faccio queste ultime gare e capisco piano piano cosa farò. Mi ricordo quando che ci siamo viste, però noi ci siamo viste che era proprio in quel momento del mollo tutto. Sì. E mi fa piacere parlare adesso con te in questo modo e aver visto in così poco tempo, perché non sono passati così tanti mesi, la crescita. Mi ricordo che mi hai detto tipo, non so se voglio ancora fare gare. Sì, in quel momento... Attimo di silenzio. Sì, sì. Forse faccio un po' di lead. Mi ricordo e ho Altro fatto lead. altro attimo di silenzio. Sì, E quindi è bello vedere anche in così poco tempo il processo che hai fatto e mi fa super piacere. Che consiglio daresti alla te di qualche anno fa? Devo pensarci un attimo. Di non aver paura di sbagliare, di essere libera, che sei già abbastanza per come sei. Non devi dimostrare niente a nessuno, neanche a te stessa, vali già per quello che sei. Ah! Se potessi tornare indietro, dirmi quello, cavolo, Magari l'avrei vissuta meglio. avresti Ecco, vissuto in un altro modo. perché l'ho vissuta male. Però hai imparato a volerti bene per come sei. È Esatto. stato il tuo processo. Adesso sì. È una cosa grande e comunque sei giovane. C'è chi ci Sì. arriva a fine vita, c'è chi non ci arriva proprio. Infatti ci pensavo quando tornavo dall'Ecuador a settembre, ho detto Andrea, puoi perdere quello che vuoi, ma mai più perdere te stessa. E quindi spero di non perdere più me stessa. Adesso facciamo una cosa divertente. Facciamo una salita di speed simulata. Ma tu la sai? No, io ti seguo. Quindi ti devo spiegare non Vai. la velocità. Alla velocità piano. Ok. Poi ne facciamo una Quindi devi veloce. Allora, parti con 2 mani sulla presa. Così. Mano destra così, mano sinistra qua. Ok. Ok. Piede destro alto. Ok. E da lì io faccio sempre questa cosa. Carico, Ok, che vai indietro. Esatto, e poi salti, vai a prendere a A due due mani mani. questa, sinistra alta, destra qua, sinistra alta. Qua, Aspetta, la presa quindi dove ce l'hai? la Ah, porti- ok. la porti Stai qua, facendo questo? salti e prendi 5, alzi, prendi 6, poi facile, 7. Come facile? Aspetta, c'è un piede in una mano. Sei Come così, no? Alzi la mano e mentre alzi la mano alzi Ok. il piede, Ok. di nuovo alzi la mano, alzi il Ok. piede,
qua diventa difficile, salti sulla sinistra, Ok. mentre molli la mano, molli questa mano, Sì. alzi il piede, sei qua con una mano, Sì. trazioni, hai un piede? esatto, Ok. trazioni con una mano, fai questa, Quante mono questa fai? alzi il piede, alzi l'altro piede, È lunghissimo. mentre tac, e poi, non so se vuoi continuare, siamo a metà. Siamo a metà! Sì, certo, voglio arrivare in cima. Devi arrivare in cima. Devo arrivare in cima. Prendi questa, alzi questa, ti salti Ok. qua, Sì. salti e vai a due mani. A due mani di nuovo? Esatto. Dove ce l'hai? Prendi una qua e un piedino qui. Quindi apri prendi un tutti e piede. due. Ok. Prendi l'unico piede che prendi nella via. Apri Ma le lo due prendi mani. te o lo prendete tutti? Le ragazze di solito la Ok. Ho caldo, aspetta. Vedi lo Ho il piede. Salti a due mani di nuovo. Ok? Prendi qua e qua, quindi pinza e tasca. Metti il piede sul piedino che avevi Sì. prima. Salti di nuovo a due mani, qua. E adesso invece apri le mani così. Aderenza, piede e da lì salti tantissimo e vai a schiacciare il piede. Quanto abbiamo fatto? Qualche minuto. 5 minuti. Poi la faccio più grande della mia. Davvero? Oh no.